Ciao a tutti, oggi vi parlerò di Toolwatch, un genere di orologio molto citato, sempre molto interessante, proprio perché deve essere frutto di una specifica di robustezza, di precisione, di qualità, anche se poi dobbiamo vedere di quali qualità parliamo. Un orologio che forse oggi richiama più le caratteristiche di orologi del passato e difatti oggi torneremo nel passato, andremo negli anni 70, vi farò vedere quello che era un vero Toolwatch allora. Stiamo parlando di Oir Leonidas, perché attenzione, Oir nel 64 acquisì la Leonidas che aveva già un'esperienza comprovata in materia di cronografi, andando a fornire anche i cronografi da sgancio per le bombe all'aeronautica britannica. E sapete benissimo che Oir poi ha sviluppato talmente tanta esperienza fin dai primi anni del Novecento da creare poi il primo cronografo modulare al mondo che vedremo oggi, il calibro 12, stretto parente del calibro 11 presentato nel 69 in competizione con Zenith e Seiko. Quindi iscrivetevi adesso a Watch Fun e andiamo a vedere questo orologio. Signori, questi sono i veri tool watch della storia. Gli orologi che venivano utilizzati per lavoro moltissimi anni fa, decine di anni fa. Qui stiamo parlando di un orologio del 1972, un magnifico Oir Calculator tenuto in condizioni veramente non solo da appassionato ma da puro amatore. Guardate anche la finitura Soleil, come questi tratti caratteristici di eleganza vanno in contrasto a quelle che sono poi dei dettagli tecnici. Calculator proprio di nome di fatto, questo ricorda questa lunetta che è realizzata accoppiata ad una ghiera. Abbiamo una lunetta in parte fissa come vedete e la ghiera che è bidirezionale poi con una rotazione fluida, proprio perché deve consentire di andare ad accoppiare i fattori che possono essere di moltiplicazione oppure di conversione che noi andiamo a vedere su questo elemento. Possiamo calcolare su questo orologio circa 20 funzionalità, ci vorrebbe un video dedicato soltanto per questo orologio, poi potrete trovare anche le istruzioni in rete. Ma alcune delle cose che si possono fare con questo orologio è la moltiplicazione di diversi fattori, oppure la conversione dei chilometri, oppure la conversione del combustibile, il calcolo, il ratio di discesa di un velivolo, la portata di un fluido, o addirittura anche andare a calcolare, dato il diametro di una ruota, la propria circonferenza e quante rivoluzioni dovrà fare quest'ultima in un'ora. È un orologio veramente ben studiato da questo punto di vista e lo vediamo anche dal punto di vista della sua lavorazione. La rastrematura molto presente proprio perché era realizzata su questi orologi data una testa molto importante come stiamo vedendo, testa che racchiude al suo interno poi quello che è il calibro 12 di Oir che vedremo poi fra poco. Il bracciale, guardate quante regolazioni ha, proprio perché in quegli anni si ovviava quelle che erano dei dettagli e delle soluzioni che poi verranno più avanti di prolunghe eccetera, quindi forando in maggior parte la cassetta si aveva un'ampia escursione e se voi andate a controllare anche la lunghezza delle maglie, soltanto con questi fori riusciamo a coprire almeno 3 maglie e mezzo e poi la chiusura, eccola qua, è una chiusura con fermaglio. La parte posteriore la vediamo subito, sganciamo ed è realizzata da questo fondello che vediamo cieco, uno spessore che ovviamente è degno di nota proprio perché dentro si trova il calibro 12, un calibro con microrotore, un cronografo automatico quindi ma modulare. E guardiamo un attimino le dimensioni di questo orologio. 45-68 che diventano poi 49.5, quindi molto, molto presente. Il lag to lag che possiamo prendere in questa sezione, andiamo a vederlo, ed eccolo qua, però 47.16, attenzione, il lag to lag è molto, molto contenuto e difatti andiamo a vedere un attimino anche come si presenta questo orologio al polso, perché si potrebbe dire un orologio che potrebbe stonare. Beh, in effetti forse non è proprio così, perché andiamo a vedere anche in camicia, giusto per dare ecco,
L'orologio è veramente bello, è un orologio, cioè questa è un'auto d'epoca, non è più un orologio. Vediamo alcune cose che si presentano su orologi del genere quando raggiungono un certo peso con delle maglie ripiegate. Ed eccola qua, quella che la prima maglia è una maglia piegata, come possiamo vedere dalla realizzazione, che alcune volte potrebbe soffrire proprio il peso dell'orologio, creando delle piccole pieghe proprio in questo punto. Ma parlando di peso andiamo a vedere proprio quanto pesa questo Oir Calculator. E andiamo a vedere il peso dell'Oir Calculator. Ci fermiamo a 158 grammi, non si direbbe neanche, data proprio la presenza di questo orologio che abbiamo visto con una testa in certe dimensioni, che deve accogliere all'interno un calibro anche modulare cronografico, e proprio di cronografo parliamo. Andiamo a vederlo. E ci fermiamo al solito punto di prova. Ora poi osserveremo da vicino anche le caratteristiche di questo calibro, che è stato ed è ancora oggi sul mercato quello che è il competitor dello Zenith, è il Primero di Seiko 6139, ovvio, quello che è stato presentato come secondo calibro, qualche mese di distanza poi dallo Zenith è il Primero. Andiamo a vedere un po' l'azzeramento. Ecco, azzeramento perfetto, quindi questo è l'Oir Calculator, che adesso andremo a vedere molto bene nei particolari a livello di quadrante, e poi passando sulla parte interna e prove funzionali. E questa è una bella entrata in scena, il logo di Oir prima dell'acquisizione di tecnologie d'avant-garde, Calculator. Andiamo a vedere come le rifiniture, guardate, questo è il vero trizio di una volta, in cui troviamo addirittura alcune cricche centrali che ovviamente erano anche un po' la causa del tempo su un orologio da decine e decine d'anni come questo. La rifinitura eseguita come su Speedmaster, ovviamente col cambio colore, questo cambio anche di finitura che poi porta ad avere un calettamento smaltato delle sfere. Vediamo un attimino se ritroviamo alcune grazie un po' sull'estremità delle lettere, ovviamente, ecco, e questo è il bellissimo poi disco data su campo argento, numeri e il rilievo della cornice. Andiamo a fare un giro e ci portiamo poi in prossimità dei contatori. Questo è il contaore perfettamente allineato, e passiamo sull'estremità poi alla sfera dei contaminuti. Osservate invece un bel passaggio su quella che è la lunetta ghiera, lunetta parte fissa. Guardate come deve essere ottimale anche l'accoppiamento fra le due, non avendo nessuna sorta di gioco, proprio per permettere la visione. Guardate, anche parlando di numero 4, no? Molte volte il 4 è il riferimento anche per Rolex, le grazie che si ripetono anche nei decimali. Guardate che tipo di gioco che può avere, cioè quasi nullo, proprio per un'ottima consultazione e precisione degli elementi di calcolo. E adesso ragazzi, io vi consiglio l'iscrizione al mio canale, iscrivetevi a WatchFan per osservare queste immagini veramente magnifiche, singolari, quindi attivate la campanella delle notifiche, mettetevi gli allarmi in agenda, eccetera eccetera. Oir Leonidas, questo è il fondello privo di referenze per quanto riguarda l'Oir Calculator, e questo è il famoso calibro 12, fratello del calibro 11 con 18.000 alternanze ora. Qui ne troviamo 21.600 perché la variazione è stata effettuata nel 71. Guardate, similitudini con la generazione degli Omega Speedmaster, i calibri Lemania, smistamento a camma che vedete, e poi abbiamo un diverso gioco di orbite sulla ruota crono minuti che vedete sulla parte destra, e la ruota crono ore con un doppio rinvio, ruota di indicazione, rinvio, e questo è un rinvio intermedio, e il rinvio poi che permetterà lo scatto dell'ora sulla parte di indicazione. L'innesto non è un innesto orizzontale, se lo avete visto, se non lo avete visto ve lo rimostro, ed eccolo qua. Questo è un pignone oscillante, quindi allo start
c'è l'accostamento del pignone, eccolo qua, era in stop, accostamento del pignone e quindi la rotazione della ruota cronosecondi che andrà ad attivare poi il rinvio sulla parte minuti e questo rinvio attiverà poi la parte delle ore andando fino in cascata alla parte all'indicazione del contaore sul nostro quadrante. Bene, adesso ve lo faccio vedere, ve lo mostro poi ancora in maniera più dettagliata. Nel frattempo vediamo il vano al di sotto laterale sul bilanciere che ospita all'interno il micro rotore che sta proprio al di sotto di questa parte, al di sotto della parte di indicazione dei minuti. Ecco, per essere più precisi adesso partiamo con il cronografo innestato. Questo è il pignone di innesto che vi dicevo, quindi la ruota cronosecondi con il suo dente di impegno che andrà sul rinvio della ruota minuti andando a finire poi direttamente sulla ruota minuti. Qui vediamo Oir calibro 12 come vedete in questo punto. Passando dall'altra parte, ecco, abbiamo il rinvio della ruota minuti che è impegnato, lo vedete anche dal passaggio dei denti, sul rinvio della ruota delle ore. Questo dente è il dente di impegno poi che andrà sul rinvio della ruota ore. Questo è un rinvio della ruota ore, non è direttamente la ruota di indicazione, perché la ruota di indicazione è questa. Data, ecco qua vediamo 17 rubini su questo calibro, data poi questo salterello di allineamento proprio per l'indicazione. Questo grosso modo è il calibro 12 e ci fermiamo anche qui. Inca block sul bilanciere, una spirale che è piana, la stiamo vedendo, con sistema tradizionale di regolazione racchetta. Luminescenza, molte volte su orologi del genere degli anni 70 non aspettiamo nessuna reazione al buio, proprio a fronte del decadimento del trizio, però alcune case osservavano una diversa miscela di queste sostanze. Ed eccolo, guardate Oir Calculator, e quindi immagino anche gli altri esemplari di Oir, altre referenze, come reagiscono poi alla luce solare, alla luce ambientale. Un decadimento che è abbastanza esponenziale, ma comunque presente, vedete anche la coerenza, quindi questo nota anche il fatto che sia un orologio che non ha avuto, come avete anche già visto nel mio video, un ritocco a livello di sostanze del quadrante. Andiamo a vedere adesso il comportamento di questo calibro 12, lo vediamo, abbiamo un più 3 iniziale, 231 gradi 228 di amplitudine. Aspettiamo il prossimo campionamento, qui abbiamo un meno 6 più 0, un leggero disturbo dovuto proprio a questo rumore di fondo che è creato da una delle levate. Meno 5 è un valore con meno 1 plausibile. Vediamo un attimo, partiamo da 2,25, azioniamo il cronografo, vediamo cosa succede poi alla dissipazione un po' della potenza di questo orologio. Vi ricordo un calibro modulare, pignone oscillante, quindi come innesto, ma andiamo a vedere cosa succede sull'amplitudine. Vi ricordo che i modulari non hanno mai sofferto molto il calo l'innesto della parte cronografica e quindi della dissipazione di potenza. Meno 8. Cambiamo un po' anche posizione andando a tenere sempre il cronografo. Più o meno abbiamo sempre degli stessi dati. Non abbiamo grandi comportamenti, ecco, a fronte dell'innesto del cronografo. Qui avevamo un orologio privo di cronografo inserito, qui avevamo cronografo inserito, posizione verticale. Ok. Bene, questo Oir Calculator si può dire che non sia un orologio che non desta interesse. Troviamo delle caratteristiche che ormai si sono forse un po' estinte anche per andare a prediligere quello che è il design negli orologi di oggi, visto che la funzionalità appartiene anche forse ad altri dispositivi che non sono gli orologi oggi. È un orologio che si trova anche sul mercato e non è sicuramente raro, con dei prezzi anche molto interessanti. Partiamo dai 3.600 arrivando a 4.500-5.000 euro a seconda anche dello stato
configurativo del corredo dell'orologio. Cosa troviamo? Abbiamo visto per la prima volta il calibro modulare Chronomatic, il primo calibro modulare al mondo che è dotato di microrotore con le sue particolarità che ricordano molto anche i calibri che ogni tanto osserviamo insieme. Bene ragazzi, io spero che questo video sia stato di vostro interesse, attivate la campanella delle notifiche, noi ci vediamo al prossimo video, ciao, a presto.